Benvenuti a tutti. Dopo la settimana Mondo Unito, che ha segnato decisamente il nostro impegno verso un mondo unito, condividiamo con voi questo webinar col quale finiamo il Dare to Care su cittadinanza attiva e politica ed incominciamo il nuovo pathway su ecologia integrale, che ha come protagonisti un gruppo di ragazzi e ragazze di Europa e America, insieme a degli specialisti. Questo webinar è cominciato 3 mesi fa, quando ci siamo trovati insieme ragazzi e ragazze italiani di Parma, Pesaro e di Asunción nel Paraguay, insieme a Lia Guyen e Giorgio Vacchiano. Esperti, continuate a vedere il webinar se volete scoprirlo, no? Abbiamo condiviso le nostre esperienze, le nostre aspettative e in questo webinar vogliamo condividere con voi i nostri sforzi proposti nella cura del creato. Adesso, per iniziare questa esperienza, invitiamo i nostri amici di Pesaro a raccontarci la loro di esperienza. Ciao a tutti, noi siamo Matteo, Giacomo e Matteo. Abbiamo istituito nella nostra parrocchia un'area verde di 1200 metri quadrati con più di 50 alberi, di cui 37 preesistenti, 17 invece piantumati di recente. Per questi ultimi ci sono 3 querce, 3 ciliegi, una robinia pseudacacia, 4 frassini, 3 aceri, un fico e 2 meli. La piantumazione è avvenuta il 3 febbraio del 2020 e il 13 settembre del 2020 abbiamo inaugurato l'area assieme a tutta la nostra comunità della parrocchia. L'area verde è stata dedicata all'enciclica di Papa Francesco, l'enciclica Laudato Si, come è possibile vedere dal pannello che abbiamo installato e che potete visionare nelle immagini che abbiamo pubblicato nel nostro sito internet. Il nostro più grande obiettivo è quello di diffondere nelle persone la cultura del rispetto dell'ambiente, la tutela del creato e allo stesso tempo far rendere conto alle persone di quello che sta accadendo nel mondo attorno a noi. Il Covid già l'anno scorso ci ha ostacolato le nostre attività, però adesso possiamo andare ogni sabato a fare la pulizia e le varie manutenzioni. È un'area grande, quindi curarla richiede dello sforzo, perciò cerchiamo di convincere altri ragazzi, anche bambini, e motivarli a venire con noi ogni sabato o domenica ad aiutarci, e il cerchio si sta allargando sempre di più. Inoltre l'anno scorso abbiamo inviato una lettera al Papa che ci ha risposto, un suo assessore, al quale ci ha esortato a costruire ponti nel segno della salvaguardia della casa comune, ovvero il creato. Ci tengo a dire una cosa: in questi mesi di lockdown, curando costantemente con passione il creato, abbiamo notato un aumento delle specie animali nell'area verde della nostra parrocchia, in cui questo aumento, diciamo, mi ha veramente stupito. È una roba veramente spettacolare come tanti animali trovino casa nella nostra area, e questo fatto mi motiva ogni giorno dopo giorno, a svolgere questa grande missione. Siamo su Instagram e abbiamo una pagina web www.arealaudatosì.wordpress.com che potete andare a vedere. Queste sono le attività che facciamo noi. Parliamo con altri ragazzi, altri giovani ragazzi, anche bambini, delle nostre attività che facciamo, cercando di ispirare le persone a curare sempre di più il creato. Una domanda a Giorgio. Giorgio, sappiamo che sei uno specialista in questi temi. Siamo curiosi tutti e 3 di sapere cosa facevi quando avevi la nostra età. Buonasera o buongiorno a tutti. Quando avevo la vostra età, a parte andare anch'io al liceo, ho frequentato il liceo classico, ero appassionato di andare in montagna. Mi piaceva fare lunghe passeggiate in montagna, pensavo addirittura di diventare un alpinista. I miei genitori mi portavano fin da quando ero piccolo a fare queste escursioni, questi hiking o trekking, ed è un po' così che sono anche diventato appassionato di foreste, perché qui in Italia le foreste si trovano soprattutto in montagna e quindi le incontravo sempre sul sentiero che portava verso le zone e le quote più alte. E mi faceva stare bene
andare alla domenica, al sabato in montagna piano piano è stato un ambiente dove mi sentivo a casa, mi sentivo rilassato, forse lo stesso effetto che abbiamo tutti noi quando stiamo in un'area verde, anche in quella nuova che voi avete installato, che avete insediato. Poi mi piaceva molto giocare al computer, tanto che a volte non andavo a scuola, saltavo la scuola per poter giocare al computer a casa, ma anche questo in realtà mi ha aiutato, perché adesso nel mio lavoro uso molto i programmi al computer, la programmazione, e questo quindi alla fine anche lui mi ha aiutato nel lavoro di scienziato di tutti i giorni. E poi giocavo. Il mio gioco preferito erano questi giochi di ruolo, giocavo a Dungeons and Dragons, quindi un gioco di ambientazione fantasy, dove io raccontavo delle storie, dovevo far giocare i miei amici. E queste storie raccontate mi hanno anche allenato molto, perché anche oggi per raccontare la scienza e le scoperte bisogna essere bravi a raccontare una storia, a affascinare, a coinvolgere, a fare appello anche alla parte più emotiva, alle emozioni che ciascuno di noi ha, come quelle che nascono quando piantiamo un nuovo albero, per esempio. E quindi tutto diciamo, mi ha dato un bagaglio e qualcosa per fare bene il lavoro che ho scelto. Ora, Giorgio, ti farò la seconda domanda. Il tuo libro si chiama La resilienza del bosco, quindi ci puoi parlare un po' della resilienza? Cos'è la resilienza? Una parola che ultimamente abbiamo sentito moltissimo, almeno qui in Europa, non so se anche negli altri continenti. Nel mio campo, nell'ecologia, nelle scienze della natura, la usiamo da molto tempo, da quasi 50 anni. Ha un significato preciso. Si riferisce alla capacità di un ecosistema di ritornare come era prima di essere stato disturbato da qualcosa o da qualcuno. Quindi prima di aver subito un impatto, un danno, come può essere quello di un incendio per una foresta, di una grande tempesta o di un'eruzione vulcanica anche. E gli alberi, come tutti gli ecosistemi, gli alberi e le foreste che esistono da 500 miliardi di anni sulla Terra, quindi un tempo lunghissimo, molto più lungo di noi, hanno sviluppato con l'evoluzione delle strategie fantasiose per saper proprio ritornare dopo un evento molto dannoso. I ricercatori addirittura a volte si stupiscono della velocità con cui un bosco riesce a riprodursi anche dopo il passaggio del fuoco. Ci sono delle piante che addirittura dipendono dal fuoco, hanno bisogno dell'incendio per poter disperdere i loro semi nell'ambiente e quindi per potersi riprodurre. Altre che sono in grado di rigenerarsi anche quando il 90% del loro corpo viene completamente distrutto. Altre ancora che hanno una corteccia molto spessa, tengono le loro gemme al sicuro in modo che possano riattivarsi e far crescere nuovi rami anche se c'è la siccità, se c'è un'ondata di calore. Altre volte si tratta di strategie con cui i semi vanno in giro, portando a spasso l'embrione della pianta, magari prendendo un passaggio dalla pelliccia di un animale o addirittura dalle ruote delle macchine di noi uomini. Le strategie sono infinite, ogni volta studiarle stupisce e affascina, ma non sono capaci di far fronte a tutte le eventualità, specialmente quando le condizioni a cui gli ecosistemi sono sottoposti cambiano in modo rapido come oggi, a causa della crisi del clima. Cambiando il clima della Terra, noi cambiamo anche il modo in cui circola l'atmosfera. Quante volte avviene una tempesta, quanto intenso può essere un incendio. Se questo cambiamento è troppo veloce, come effettivamente sta succedendo, anche le piante, anche gli alberi possono vedere superati i loro limiti e le loro capacità. E ci sono alcuni posti nel mondo dove rischiamo di non avere più foreste. Il bacino della foresta amazzonica è forse il più famoso e quello che purtroppo è anche più vicino a quello che chiamiamo un punto di non ritorno. Continuando a eliminare foresta nel bacino amazzonico, negli 8 stati dove questa foresta esiste, rischiamo di togliere così tanti alberi che non riusciranno più a evaporare abbastanza acqua per formare le nuvole e la pioggia, da cui tutto il sistema dipende. Non siamo quindi molto lontani dalla possibile trasformazione dell'Amazzonia in qualcosa di diverso, una savana, con pochissimi alberi e con un'enorme perdita di biodiversità, di carbonio che si riversa ancora di più nella nostra atmosfera e anche di vita, di sopravvivenza per tutte le persone
che dalla foresta dipendono. Quindi bisogna fare attenzione, puntare sulla resilienza delle foreste, ma sapere qual è il suo limite e non superarlo. Un'altra domanda, Giorgio, riferito al tuo passato da ragazzo. Come e quando hai capito cosa avresti fatto in futuro? Non è stata una scelta immediata e neanche subito chiara. Beh, in realtà, quando ero un bambino volevo fare il contadino. Immagino di non essere andato troppo distante da questo desiderio di infanzia, alla fine. Poi ho avuto le mie passioni, le mie idee, ma ancora pochi mesi prima di concludere le scuole non ero bene sicuro di quale università avrei frequentato. Mi piaceva molto l'astronomia e quindi volevo iscrivermi a fisica, perché qua in Italia per fare astronomia bisogna studiare prima fisica. Ma in fisica andavo molto male a scuola, prendevo sempre un voto insufficiente, quindi l'ho scartata. Mi piaceva la natura, pensavo che mi sarei iscritto magari a biologia, a scienze naturali, ma poi il merito è stato del mio professore di scienze, Giampiero Ventura si chiama, non lo ricordo ancora adesso. E lui era un forestale e mi ha spiegato che esisteva un'università che insegnava non solo a conoscere o studiare la natura, ma anche a lavorare insieme a lei, per il bene comune, per il bene di tutti. Non capivo bene che cosa voleva dire, però sembrava una cosa affascinante, avevo voglia di mettere, in italiano si dice le mani in pasta, di darmi da fare, non solo di guardare da fuori qualcosa come uno spettatore. E quindi ho puntato su questa scommessa, le foreste mi piacevano ed eccomi qua. Adesso ti facciamo un'ultima domanda, però prima ti facciamo respirare e allora ne approfittiamo per raccontarti qualcosa di noi, no? Perché non puoi parlare solo tu. Volentieri. Darci spazio, insomma. Allora, noi, prima della pandemia, quindi quando tutto era normale, abbiamo realizzato un cantiere di 3 giorni fra noi ragazzi intitolato al progetto Fame Zero e alla sostenibilità, quindi era tutto basato sull'ambiente. Abbiamo fatto una gita in un parco naturale con giochi ecologici a tappe, una caccia al tesoro ecologica, molto belle, che ci hanno molto appassionato, e abbiamo bevuto dalle nostre borracce, quindi niente plastica. Abbiamo cercato di ridurre i rifiuti e fare la raccolta differenziata, privilegiando materiali compostabili per i pasti e raccolto i rifiuti in 2 parchi del comune che ci ospitava. Quindi abbiamo fatto molte azioni ecologiche. Sì, abbiamo raccolto casa per casa generi alimentari destinati alle mense della Caritas o alle persone indigenti, come si può vedere dalle foto, e il risultato è stato grande e ci ha dato tanta gioia, ma dobbiamo confessare che all'inizio della nostra raccolta non è stato facile perché abbiamo ricevuto più di un rifiuto e non è stato semplice coinvolgere tutti, però pian piano ci siamo riusciti. E per questo volevamo farti un'altra domanda. C'è mai stato qualcuno nella tua vita che ti ha detto di mollare, che comunque non ci potrà essere un mondo migliore che questo mondo pieno di inquinamento e così sarà per sempre? Devo dire di no. Forse sono stato fortunato, anzi sicuramente, perché le persone importanti nella mia vita, quelle che ho incontrato in momenti strategici, come quando dovevo scegliere cosa studiare o che lavoro fare, invece mi hanno sempre incoraggiato e mi hanno insegnato che si poteva fare la differenza. Mio papà, per esempio, è stata una figura molto importante. Lui è un fotografo e, per esempio, mi insegnava quindi a guardare bene le cose, a osservare, come fa un fotografo, no? Quando deve scattare un'immagine. Quindi questa curiosità, la capacità di osservazione la devo a lui. Lui mi ha sempre incoraggiato. Mi ricordo una cosa interessante. Ci sono stati dei momenti in cui io avevo dei dubbi, ero scoraggiato, pensavo che quello che stavo facendo fosse molto piccolo, anche perché quando si incomincia non si lavora subito sui problemi globali, magari bisogna allenarsi, quindi le prime attività sono molto piccole, sembrano quasi insignificanti, che non possano cambiare tante cose. Ma lui mi diceva che mi dovevo allenare, che dovevo diventare bravo, molto bravo nel mio lavoro, così poi da poter contribuire alle questioni più importanti, quelle mondiali. Io ero un po' impaziente, come tutti a quell'età, e quindi dopo un po' dicevo, ma non mi sembra di poter cambiare il mondo. E invece tutti mi dicevano, no, puoi, vedrai, soprattutto se ti metti insieme ad altri, se fai lavoro di squadra, riuscirai. E anche i professori avevano questo approccio alla vita, insegnarci gli strumenti
che avremmo poi utilizzato per cambiare il mondo. Vi racconto un'altra cosa che sembra apparentemente scollegata, ma di come le passioni poi ci fanno davvero quello che siamo e ci danno la capacità di fare tanto. Per molti anni, ero già grandicello, avevo forse da 30 anni in avanti, mi ero appassionato al teatro e mi sono iscritto a un corso di teatro nella mia città che ho frequentato per 5 o 6 anni. E quel corso lì mi ha dato la capacità di parlare in pubblico. Quello che sto facendo adesso con voi. Ero una persona molto timida, mi piaceva raccontare le storie, però non osavo farlo, ero un po' diffidente, esitavo. E invece il teatro ti butta su un palcoscenico, devi trovare le tue emozioni dentro e raccontarle, per il piacere di far provare le stesse cose anche a chi ti guarda. E questa cosa è stata preziosissima, perché anch'io quando vedo una foresta mi stupisco, gioisco della bellezza, adesso voglio farlo provare anche agli altri, a chi non ci va, a chi non ci può andare o non c'è ancora stato. E quindi tutto quanto concorre veramente per darci la possibilità di sviluppare i nostri talenti, i regali che ci sono stati fatti, perché ciascuno di noi ha un modo unico per poter cambiare il mondo. Anch'io vorrei chiedere qualcosa ai ragazzi che partecipano a questa chiamata, i ragazzi dell'area verde in particolare, magari Matteo, ma nella vostra età, in questo momento, come vedete, come sentite la crisi climatica? Quali preoccupazioni vi suscita? Come la vivete? Siete tristi oppure pensate di poter dare un contributo? Pensiamo che l'emergenza climatica sia uno scoglio da superare tutti insieme per consentire la prosecuzione della nostra specie, quella specie umana che vive la Terra da migliaia di anni, e non ci sono altre soluzioni, bisogna essere chiari e decisi. In particolare bisogna agire con rettitudine, grande volontà per essere parte attiva di questa rinascita, anche dopo per esempio la pandemia, partendo dai fratelli più fragili che abbiamo attorno alle nostre case, per poi arrivare fino agli angoli più estremi della Terra. Questa è sicuramente una grande missione che dobbiamo però compiere tutti assieme, partendo appunto dalle nostre città per arrivare ovunque. Un'altra domanda, Giorgio. Qualche volta ti sei sentito abbattuto per le azioni che hai visto fare ad altri contro la natura? Beh, sai, sentire chi pensa che non stia succedendo niente e che possiamo continuare a vivere, a produrre, a consumare come sempre. Oppure chi si sente completamente staccato dalla natura e quindi pensa magari che sarebbe meglio non toccarla, non andarci neanche, perché così almeno non rischiamo di danneggiarla, mi fa soffrire, perché entrambe queste posizioni, entrambi questi pensieri si rifiutano di vedere che siamo in realtà legati, siamo una cosa sola con la natura. Noi ne facciamo parte perché siamo esseri viventi, ospitiamo in noi anche esseri viventi e dipendiamo dagli ecosistemi per la nostra sopravvivenza. Le foreste proteggono le montagne dalle frane, dal dissesto idrogeologico, assorbono una parte del carbonio che noi immettiamo in atmosfera, ci danno materiale, cibo, acqua per 1 miliardo e oltre di persone nel mondo. Quindi abbiamo dei legami fortissimi, è impossibile non vederli. Però il secondo pensiero è che ciascuno ha la sua esperienza e le sue motivazioni e probabilmente non è facile per chi vive in città accorgersi che esistono questi legami, perché sembra di poterne un po' fare a meno. La natura è stata esclusa, scacciata dalle nostre città, quindi è diventato più difficile vederla, capire come ci si sente quando ci andiamo. E allora penso questo quando racconto, cerco sempre di capire che cosa sta a cuore alle persone a cui parlo. Anche chi nega completamente il cambiamento climatico, chi pensa di poter inquinare tranquillamente che non succede nulla, anche lui avrà delle cose a cui tiene, delle persone che ama, che vorrebbe stessero bene, qualcosa che gli sta a cuore, un desiderio, il futuro dei propri figli magari, le sorti della propria nazione, il bene del creato per le persone religiose che credono. E secondo me il segreto è agganciarsi a questi desideri del cuore, perché la conservazione degli ecosistemi riguarda tutti noi e rende possibili tutte queste cose. Le persone stanno meglio in ecosistemi che fioriscono, che prosperano. I nostri figli vivranno meglio in un clima più stabile.
in un'aria più pulita da respirare nelle nostre città. E per chi crede, conservare il creato come un dono di Dio diventa motivo quasi di orgoglio, di senso profondo da dare alla vita, alla nostra vita breve su questo pianeta. Quindi forse anche con chi ci sembra più lontano, il segreto è cercare di capire che cosa gli sta a cuore e lavorare insieme per mostrargli che è possibile raggiungerlo attraverso la cura degli ecosistemi. Hola Lía, yo soy Matías de Fernando de la Mora, Paraguay. Tengo 16 y te quiero hacer una pregunta. Sabemos que fuiste a Ecuador a ayudar a una comunidad afectada por un terremoto en 2016 y vimos que había otros problemas. ¿Te desmoralizaste? ¿Aumentaron tus ganas de amar? Hola Matías, gracias por tu pregunta. Bueno, en realidad que no me desmoralicé para nada. Por el contrario, así como decís, aumentaron más bien mis ganas de amar, de ayudar, de ponerme a disposición. Es cierto que un terremoto es una situación grave. Yo llegué a Ecuador cuando esto ya había pasado, es decir, la parte de emergencia se estaba ya superando y estaba entrando la etapa de la reconstrucción, ¿no? Entonces ya habían pasado muchas gentes que se habían ido en esa zona, ¿no?, terremotada, para poder dar una mano, ayudar a las personas y dar los primeros auxilios. Cuando yo llegué, era el momento de la reconstrucción y de entender qué podíamos hacer para ir, ¿no?, ayudarle a estas personas a encontrar una nueva normalidad. Es cierto, hay mucha tristeza y te da mucha impresión ver a la gente en esa situación de shock, de miedo, con pocas esperanzas, sobre todo pensando que esa zona de la costa ecuatoriana era ya una zona muy pobre históricamente respecto a otras zonas del país. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que uno siente? Uno siente una gran responsabilidad, ¿no? Y más que ir a hacer cosas, ir a llevar ideas, lo primero que uno tiene que hacer, así como como hablaba también Giorgio, ¿no?, iniciar a observar y luego también escuchar a la gente. En ese momento había mucha necesidad, las personas tienen necesidad de ser comprendidas, escuchadas y sobre todo recibir un ánimo, recibir que otras personas estaban a su lado para poder hacer algo, para poder salir adelante. Ese es el punto inicial, escuchar, ponerse a disposición y sobre todo crear con las personas, es decir, no ir a llevar tanto una idea o un proyecto, sino que hacer con la gente, crear juntos proyectos para ir superando situaciones de este tipo. Tenemos también otra pregunta sobre tu adolescencia. Cuando tenías nuestra edad, ¿qué hacías? Hola, Mijail. A mi edad, bueno, a la edad de ustedes también estaba en el colegio y yo tengo recuerdos de estar muchísimo con mis amigos, con mis compañeros de colegio. Salíamos del colegio y íbamos a jugar voleibol, o también jugábamos lo que se llamaba bate, que hoy sería el béisbol americano, en la esquina de la plaza de mi casa. Y luego en el colegio también siempre era el deporte, la música, la danza, ese era mi ambiente de la edad de ustedes. Y también otra pasión que yo tenía en esa época en el colegio era el de escribir en una revista, la revista del colegio, que lo creamos juntos con otros compañeros. Entonces ese era un poco mi mundo, la revista del colegio, los amigos, los juegos, el deporte. Y tengo que decir que esas relaciones me han nutrido muchísimo y me han dejado un lindo recuerdo. Hasta hoy día mantengo esas relaciones. Hola Lía, una pregunta. ¿Cómo y cuándo supiste lo que ibas a hacer en el futuro? Hola Víctor. Bueno, ¿cómo y cuándo? Eso fue un proceso que se fue dando poco a poco. No es que uno inmediatamente sabe lo que va a elegir, a qué va a dedicarse. Algunos tienen la fortuna de ya desde chiquititos tener esa luz y decir, bueno, yo quiero hacer esto, y hasta el final llega, incluso siendo adulto, elige esa profesión, estudia, etc. En mi caso no fue así. En mi caso fue un largo proceso, pero lo principal era en ese momento de tener que hacer la elección de una carrera o de un trabajo,
mirar un poco también hacia atrás y ver cuáles fueron mis pasiones durante la infancia, durante la adolescencia, y ir orientándome hacia ese lado. Yo entendí que lo que me interesaba era el aspecto social. Y en ese momento, las posibilidades que yo tenía de estudiar, de entre las posibilidades de carreras que yo tenía para estudiar, elegí una de las ciencias sociales, que era el derecho, ¿no? En ese momento. Es cierto que dudé bastante porque no me era muy claro todo, pero dije, seguro que esto de todas formas me va a ayudar. Y de hecho que hasta hoy día tengo que decir que haber tenido esa base jurídica me ha ayudado bastante en toda mi profesión, en todas las elecciones que también he hecho después. Terminando la carrera, al tener que ejercer la profesión, ahí me di cuenta que efectivamente yo no sentía de ejercer la profesión como abogado. Entonces fui buscando, haciendo otros pequeños cursos como mediación de conflictos, proyectos y cosas varias, hasta entender que lo mío era seguir profundizando sobre el aspecto social, las ciencias sociales. Entonces estudié bien, hice otros estudios más específicos sobre cooperación internacional, desarrollo, políticas. Y fue así que también se fue abriendo las posibilidades en el trabajo en un campo que hoy día tengo que decir que me apasiona mucho. Eso no quita que en futuro, no sé, sean ustedes como yo, ¿no? O en general todas las personas puedan seguir eligiendo cosas nuevas, puedan seguir enriqueciendo eso y ampliar su ámbito laborativo, pero también de conocimientos. Así que está todo abierto, es siempre un proceso che continua nella vita. Ciao Ria, allora hai scritto diversi articoli, ho visto sul sito di AMU, in cui parlavi per esempio del riscatto femminile o delle ingiustizie sociali. Perché scegli dei temi così? Ciao Gaia, grazie per la tua domanda. Bene, io ho scritto alcuni articoli in AMU, soprattutto perché così raccontiamo un po' i progetti che stiamo facendo, no? Nell'associazione, e poi approfondendo anche le realtà. Tutti questi progetti poi ci portano alle diverse realtà, come quella che hai nominato della situazione delle donne oppure delle ingiustizie sociali, no? Perché ho scelto questi temi? E appunto, prima di tutto per questo e soprattutto poi perché sono argomenti che mi appassionano molto e io vorrei moltissimo che queste cose si conoscano, che altri conoscano questo mondo per anche prendere un impegno. Pensando alla natura, no, che si parlava prima, la natura ci fa capire che siamo tutti interconnessi, quello che facciamo con l'acqua, con gli alberi, con il nostro ambiente poi ritorna a noi. E allora prendersi cura del pianeta vuol dire anche prendersi cura delle persone, dei più vulnerabili, anche di noi stessi. Per cui sono molto contenta ogni volta di poter condividere questi argomenti perché c'è bisogno di prendersi cura delle persone, prendersi cura no, di queste situazioni che sono ingiuste e che poi si vedono poi che c'è un impatto poi sia nell'ambiente, nella nostra cultura, nel nostro modo di vivere. E questo è un po' il motivo per cui li racconto. Bueno, Lía y Giorgio, les comento que con nosotros como comunidad acá en Paraguay estuvimos trabajando con un grupo aborigen llamado Aba Guaraní. Durante siglos ellos vivieron junto al río Paraguay, pero tuvieron que abandonar el lugar en 2014 a causa de una crecida de este río. Fueron a los pies de un cerro en el centro de la ciudad, pero tampoco eran las condiciones óptimas para vivir. Y con varias personas nos contactamos y nos pusimos a buscar tierras donde puedan mudarse. Y un tiempo después, en 2016, encontramos finalmente 5 hectáreas en la ciudad de Itá, donde pudieron mudarse 25 familias. Muchas personas se involucraron en este proyecto. Iglesias, movimientos y universidades que ayudaron con las construcciones de las casas y con donaciones, hasta que se llegó a como está el día de hoy. Hola Lía, me llamo Camila y como nosotros queremos seguir trabajando con los Aba Guaraní, te queríamos preguntar si vos tenés alguna sugerencia para poder mejorar nuestro trabajo con ellos. Ok, una sugerencia sobre el trabajo con ellos. Hago una premisa sobre la propuesta que podría darles, ¿no?
Hay un estudio hecho en la Universidad de Harvard, que es uno de los estudios más largos del mundo, que ha estudiado por muchos años un grupo de personas durante prácticamente toda su vida. Y los primeros resultados, o sea, los resultados que está trayendo este larguísimo estudio es que uno de los factores de la calidad de vida y de la felicidad de las personas son las relaciones. Incluso las llamadas zonas azules en el mundo, donde las personas, donde están las personas más ancianas, donde hay una población mayormente anciana, pero longeva y que tienen un gran bienestar, tienen como uno de sus componentes el cuidado de las relaciones, aparte de una buena alimentación, un contacto con la naturaleza, una armonía, mantenerse activos. Pero me llamó mucho la atención el hecho de que un factor de la calidad de vida y del bienestar de las personas sea el tema de las relaciones. Es llamativo porque entre los objetivos de desarrollo sostenible, no está en ninguno de estos puntos el tema de las relaciones. Entonces es algo que se podría rescatar, y me imagino que ustedes, ya entrando en relación con ellos, están nutriendo esta interacción, que sepan ustedes que es ya un factor de bienestar para ustedes y para ellos. Yo diría como una sugerencia seguir puntando a eso, porque muchas veces uno piensa, bueno, soy un adolescente, un joven, tengo todavía todo un futuro por delante, estudiar, trabajar, tal vez lo que yo pueda hacer para mejorar la situación de una persona no sea mucho, pensando a la cuestión material o a la posibilidad de hacer un proyecto. Entonces, lo importante sería apuntar sobre lo que ya tenemos, y uno de ellos es seguir construyendo esas relaciones. No dejarlo, en el sentido de que ya ir a jugar, escucharlos, compartir y sobre todo enriquecerse también de la cultura de estos grupos es muy importante. Los Abá guaraní hablan un tipo de guaraní que es distinto del Yopará paraguayo, ¿no? Entonces sería una oportunidad también para aprender con ellos el guaraní de ellos, conocer cuál es su cosmovisión, cómo ven el mundo, y en particular también la visión de ellos de la armonía con el ambiente, porque ellos tienen todo otro modo de conectarse, del cual nosotros también podemos aprender mucho. Así que yo apuntaría sobre ese aspecto, las relaciones y el reconocimiento a estos grupos, que vas a ver cómo eso ya es algo que les hará muy bien, les hará a ustedes también muy bien, y a partir de esa relación a futuro quizás puedan nacer y crearse otros proyectos que sigan ayudando a mejorar la calidad de vida de ellos. A ver, Camila, te puedo hacer, aprovechando que estamos en este argumento, te puedo hacer una pregunta y saber un poco también cuál fue la motivación que te llevó a vos personalmente y luego también a los demás chicos a comprometerse con ese proyecto de los Abá guaraní, porque es un gran esfuerzo también pensando en muchas condiciones. Personalmente, creo que hablaría por la mayoría de los que estuvimos presentes, es, como ya dije, el tener la experiencia de poder ayudar y estar presente en una situación diferente a la nuestra. Porque como sabemos, es muy diferente ir a ayudar y solamente estar en un momento con ellos y llevarles lo que ellos necesitan. Pero el compartir y en realidad presenciar el estilo de vida que ellos llevan, que es bastante diferente al nuestro, nos abre como los ojos y podemos ver el mundo más allá de lo que es el nuestro, más allá de lo que nosotros tenemos, sino que ver el de los demás también. Aparte de la solidaridad que uno tiene para ir a ayudar a los demás, es algo que ayuda muchísimo para crecer personalmente, a mí en realidad. Gracias, Camila, y fuerza y adelante. Giorgio, una pregunta. ¿Qué podemos hacer con la realidad de la pandemia para ayudar a concienciar a las personas y cuidar el medio ambiente para hacer un cambio verdadero en el planeta? Ciao Victor. Effettivamente siamo in un momento strategico, un momento in cui è possibile cambiare il nostro futuro in modo forse più facile che non in altri periodi della nostra storia recente.
le risorse, i soldi che i nostri governi mettono a disposizione per la ripresa e la resilienza, anche nostra, non solo degli ecosistemi, hanno la possibilità di farci cambiare il modo in cui ci rapportiamo con gli ecosistemi, il modo in cui li salvaguardiamo, anziché danneggiarli. Bisogna impegnarsi perché queste risorse che vengono messe a disposizione, questi finanziamenti, siano ben spesi. Non possiamo finanziare le attività dannose su cui si è basata fino adesso la nostra economia, la produzione di energia, la nostra società. Non possiamo continuare a sussidiare un'economia basata sui combustibili fossili, sul petrolio, sul carbone, che continuano a peggiorare il nostro clima e la qualità dell'aria che respiriamo. Dobbiamo approfittare di questo momento favorevole, un momento anche molto negativo a causa della pandemia, ma che come sempre nasconde in sé delle possibilità nuove. Investire su energie che vengano prodotte da fonti rinnovabili, pulite, senza inquinare la nostra aria e il nostro clima. Investire nella protezione della biodiversità, che può generare anche valore economico. È possibile fondare anche delle attività di impresa basate sulla conservazione della natura, sull'ecoturismo, sul rapporto con le persone che abitano nei paesi dove, per esempio, vogliamo viaggiare. Cambiare le nostre città, facilitare i trasporti condivisi. Ecco, riscoprire il senso della comunità. Condividere una macchina per andare da un posto all'altro, usare dei mezzi pubblici di trasporto, potenziare tutti i servizi. È un momento che forse non si ripeterà molto presto. Dobbiamo approfittarne, chiedere ai nostri rappresentanti politici, a chi ci governa, che i soldi vengano spesi nel modo giusto, per favorire non solo la ripresa della salute e dell'economia, ma anche dell'ambiente, da cui le altre due cose dipendono strettamente. Sono contento di aver partecipato a questa chiamata e soprattutto di vedere tanti giovani che, come io qualche anno fa, si attivano per conservare non solo il pianeta, ma per salvare l'umanità, per salvare la vita e la felicità di tanti nostri fratelli e sorelle nel mondo. E i giovani, le ragazze, i ragazzi hanno un potere particolare oggi perché rappresentano fisicamente il futuro. Negli ultimi 2 anni abbiamo visto movimenti di giovani attivarsi, scendere in piazza, chiedere agli adulti e ai politici di fare i cambiamenti necessari. E questo ha smosso tantissimo. Nei confronti di noi scienziati ci ha riportato entusiasmo nel fare nuove ricerche sul futuro del nostro pianeta, dei nostri ecosistemi, delle nostre foreste. Nei confronti dei governanti ha spinto a cominciare a fare delle leggi, magari ancora lentamente, ancora insufficienti, ma che fino a 3 o 4 anni fa erano impensabili. Nessuno credeva che le cose sarebbero cambiate così velocemente. Per cui il mio incoraggiamento è quello di andare avanti, sapendo che già negli ultimi tempi avete avuto un effetto straordinario e avete davvero tutti insieme il potere di cambiare il mondo. Para concluir, queremos invitarlos a escribir 3 palabras que digan en qué quisieran comprometerse en el ser protagonistas. Usamos para eso el programa www.menti.com. Muchas gracias.